Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per la prima metà di maggio. Appeso e diavolo amici dell'Aquario. Che interessante. Situazione direi sospesa, probabilmente c'è qualche costrizione, qualche cosa che non si sblocca nella prima metà di maggio. Diciamo che quando c'è l'appeso è come se ci fosse la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva, come vedere le cose dal punto di vista anche dell'altra persona se si trattasse di una relazione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o volete completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, ricordarvi anche che queste sono stese generali, possono vibrare come lavoro, come famiglia, come situazioni di coppia. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e andrò come facendo degli esempi per adattarvi ad integrare la lettura alla vostra realtà. Nello specifico poi le letture di single, coppie e amore e affetti usciranno la prossima settimana. Ok, allora ragazzi, partiamo con un 2 di denari, il fante di denari, 8 di denari, abbiamo un fante di spade, l'eremita, abbiamo un 9 di spade, e un 7 di coppe. Dunque ragazzi, quello che mi viene da dire è che è un po' il tema soldi qua, che secondo me potrebbe essere importante nella prima parte, nella prima settimana di maggio. Se non è proprio il soldo in sé, è un qualche cosa di concreto, di pratico, un qualche tipo di situazione pratica che potrebbe darvi dei grattacapi da pensare, diciamo così. Partiamo da questo 2 di denari. Qui ci potrebbe essere o una scelta da dover effettuare, magari qualcuno ha già effettuato questa scelta, potrebbe esserci più di una situazione da dover gestire allo stesso tempo e quindi c'è un po' come da barcamenarsi. Andiamo a vederlo con i mini tarocchi. È come se doveste imparare a gestire qualche cosa. Avevo il mazzo al contrario, ragazzi. 7 di bastoni. E 9 di pentacoli. Sì, secondo me c'è un qualche tipo di questione legata alla vostra indipendenza economica, all'indipendenza finanziaria, potrebbe essere un'indipendenza lavorativa. C'è un qualche questione per la quale state lottando. Andiamo a vedere questo fante di denari. Abbiamo il mago. E la giustizia, ragazzi, wow! Devo dire che nella prima parte di maggio potrebbe iniziare proprio un nuovo lavoro, un nuovo contratto. La giustizia è una carta che parla di contratti, c'è un inizio comunque perché c'è anche il mago. Può essere un nuovo percorso di studi, quindi se state aspettando che vi accettino da qualche parte, se state aspettando una firma, se state aspettando qualche questione a livello burocratico, vi dico che potrebbe proprio arrivare questo sblocco, questo nuovo inizio, questo potere di manifestazione nella prima settimana di maggio.
Tenendo presente che è un fante di pentacoli, vi dico che potrebbe essere un nuovo ruolo, un nuovo tipo di lavoro. E per qualcuno potrebbe essere un secondo lavoro. Andiamo a vedere l'otto di denari. Abbiamo un 7 di pentacoli e un 9 di bastoni. Sì, io ho un po' la sensazione che partirete molto prudenti. Ho quest'idea che sì, ci potrebbe essere questa prospettiva, questa proposta. Vi dico che per molti sarà proprio un contratto, ma vedendo queste carte ho come la sensazione che vorreste qualche cosa di più certo, di più sicuro. Allora vi dico che normalmente questi contratti con la giustizia sono a lungo termine, però qua è come se ci fosse una sorta di zona difensiva vostra nei confronti di questo lavoro, magari perché non è il lavoro che avevate sognato, magari perché è una cosa che non avete mai fatto e quindi non sapete se possa essere indicato per voi, per esempio. Stavo dicendo in inglese. Regina di Pentacoli. Sì, riguarda qualche tipo di gestione pratica, di gestione economica, di gestione delle risorse. Andiamo a vedere il fante di spade. Perché ho come la sensazione che vi dicano, ok, adesso inizia questo nuovo percorso, però che tipo di progettualità hai? Che tipo come vi posso dire, idee? Perché qui abbiamo gli amanti e il 9 di coppe, ragazzi. Sento che è un po' come l'equilibrio tra quello che vuole la mente e quello che vuole il cuore, qui, che bisogna, diciamo, creare. Perché da un lato abbiamo il 9 di coppe che mi parla di un grosso appagamento emotivo e dall'altro abbiamo questo fante di spade che mi parla di pura mente. Quindi ho come la sensazione che gli amanti in mezzo siano proprio un po' per dire, ok, bisogna trovare armonia tra questi due settori, diciamo così. Però ho forte per qualcuno l'idea che si tratti di un nuovo percorso di studi. Magari la decisione di iscriversi all'università. Ed è per quello che se combaciasse anche il lavoro, qua potrebbe essere studio e lavoro. Vi dico che qui potrebbe arrivare un lavoretto, che ripeto, di solito con la giustizia sono contratti a lungo termine, ma ho come la sensazione che siete un po' voi a tirare indietro. Andiamo a vedere con l'eremita. 9 di coppe e 2 di bastoni. Ho la sensazione che qui qualcuno tornerà sui suoi passi. Per quello che adesso mi spiego un po' meglio questo 9 di bastoni, questa sorta di protezione che voi avete, io credo che sia o perché non vi ispira tanto la persona che vi ha offerto questo lavoro, perché il lavoro in sé magari, come vi dicevo prima, non rispecchia tanto le vostre doti, le vostre qualità, magari non l'avete fatto prima, però poi ho come l'idea che qualcuno potrebbe rimpiangere un pochettino il passato. Vi dico che con la carta dell'eremita ci potrebbe essere una riflessione parecchio profonda e per qualcun altro potrebbe essere un sentimento di solitudine, magari anche un po' di frustrazione considerato il 9 di spade. Però ragazzi, guardate, quello che vi posso dire io è che finché uno non cambia, finché non si rende conto, non ci può essere poi, diciamo, il momento di crack che spinge a reagire. Quando arrivano i momenti torre, di solito è l'universo che ci fa arrivare qualche tipo di situazione che ci fa cambiare strada, ricominciare da capo, ma è sempre perché poi da lì ci si aprono una serie di nuove possibilità, come ci dice 7 di coppe. Adesso andiamo a vedere un attimo il 9 di spade, voglio vedere che cosa vi preoccupa, perché qui c'è di nuovo un 2 di bastoni, qui c'era un 2 di pentacoli, o c'è una scelta qua importante da fare, o il capire come gestire più situazioni allo stesso tempo, e probabilmente qualcuno ha bisogno di prendersi un momento, visto anche l'appeso qua, per capire da che parte andare. Io sento che siete preoccupati per un nuovo inizio
E qui lo vediamo, questo, sì, allora vi dico, ci sarà un nuovo inizio, potrebbe essere un inizio lavorativo o potrebbe essere un inizio di qualche progetto nuovo, di un secondo lavoro. Vi dico che molti saranno preoccupati per qualche cosa che potrebbe ripetere, cioè diciamo che quando c'è il nome di spade la preoccupazione è per cose che in realtà non ci sono. È solo la paura che si ripresenti qualcosa, però in realtà le condizioni sono diverse rispetto al passato, quindi è difficile che si presenti questa situazione. Però è una carta che condiziona la testa e fate attenzione perché poi rischiate di fare proiezioni con il 7 di coppe alla fine. Normalmente è una buona carta, parla di qualcuno che ha tante idee, di qualcuno che diciamo cerca di aprirsi diverse possibilità, ma è una carta che se è portata un po' all'eccesso può portare a queste illusioni, all'illudersi di quali siano le cose importanti, prediligendone alcune piuttosto che altre. Adesso andiamo a vederlo. Però qui ho come la sensazione che vi vogliono dire di aprirvi più possibilità. Ed è per quello che c'è il 2. Guardate ragazzi, secondo me qua se siete in un lavoro che vi fa sentire come il diavolo o in una situazione anche familiare che vi fa sentire come il diavolo, è come se vi dicessero prendetevi un tempo per voi, c'è anche l'eremita, perché avete bisogno di anche rasserenarvi un po', di aprirvi delle strade, di guardare oltre. Qui abbiamo un fante di bastoni, imperatore, re di spade, matto, wow! Ragazzi, direi che prendervi questo tempo per voi, questo tempo anche in solitudine, mi viene da dire, per riflettere, potrebbe farvi vedere le cose davvero sotto molti altri punti di vista. Abbiamo questo matto che mi fa... Scusate un attimo. Ok, così avete la visione completa. Ehm, c'è questo matto che mi fa ben sperare, mi fa ben pensare, nel senso che anche lui, come il mago, è una carta di nuovo inizio, ma è una carta che inizia con entusiasmo e con le idee chiare del re di spade. Quindi secondo me c'è da pulire un po' questa 9 di spade, queste preoccupazioni, questo senso di perdita o di quello che posso perdere o cose di questo genere, che cosa ci posso rimettere. Cioè, nel senso, pensate a tutto quello che invece potete guadagnare, tutto quello che potrebbe entrare. Abbiamo anche un imperatore, quindi secondo me state vedendo le cose da un punto di vista di difesa, come se non aveste chiaro, dovete ancora approfondire certi temi, certi studi, perché vi state preoccupando per delle cose che in realtà non ci sono. Siete preoccupati per questo nuovo inizio, probabilmente perché avete paura di perdere tempo, di perdere denaro, magari, non lo so, c'è come la paura di perdere qualcosa, di perdere un'occasione, non lo so, ho la sensazione che ehm, potreste essere in una fase del no, no, ma lo devo fare perché se parte questo treno poi non arriva più, mentre altri, quelli che devono scegliere invece sono ok, devo assolutamente prendere una decisione perché vedo che si possono integrare le cose in realtà, si tratta di aprirsi delle nuove possibilità. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi vogliono dire. Ragazzi, queste sono due carte, l'imperatore e il re di spade sono due carte di forte concretezza, quindi createvi delle opportunità concrete, mi verrebbe da dire, cioè pensate a cose che realmente potete realizzare e queste due carte sono due carte di forte entusiasmo, passione, allegria, di qualcuno che punta in alto. Ehm, la versione un po' negativa del matto è l'ingenuità, però per farvi capire l'impulso di queste due carte, quindi qui è un po' come se vi dicessero cercate di calibrare, sì va bene l'entusiasmo, cioè bisogna trovare qualche cosa che effettivamente vi accenda dentro, però anche qualche cosa che effettivamente vi dia poi concretezza, ecco. Allora, con Osho abbiamo maturità e senso di colpa. È un 8 di spade. E questo è un 9 di pentacoli. Allora, probabilmente questo senso di colpa può arrivare, ripeto, fa un po' parte secondo me della preoccupazione del passato.
o perché state cedendo magari temporaneamente a un lavoro che non sentite tanto nelle vostre corde per un'esigenza nel breve periodo e quindi magari vi sentite in colpa perché, tra virgolette, è un po' come tradire se stessi. Però guardate, avete anche scusate, il 9 di pentacoli, la maturità. Questa carta nello specifico dice che i tempi sono maturi, ok? Qui fa vedere una mela, una mela, ok? Che quando è matura casca e che segue il naturale flusso della vita, fondamentalmente. Quindi come se vi dicessero, guardate che siete maturi, non preoccupatevi oltretempo. Ok, andiamo a vedere che olio essenziale. Ok, è letteralmente volato l'olio essenziale, lo recupero un attimo. Allora, vi è toccato il pepe nero e scusate, protegge e promuove l'onestà. È una bellissima pianta quella del pepe e si può inalare, cioè inalare, dico sbaglio sempre termine, mettere in un diffusore piuttosto che applicare a livello cutaneo o ingerirlo a livello di capsule. Bene, ragazzi, l'onestà vi serve per contrastare un po' di pessimismo di queste due carte e un po' di ultra ottimismo di queste due, ok? Si tratta, come vi dicevo, di trovare sempre un po' l'equilibrio tra quello che è la mente, questo idealismo un po', no, del fante di spade e l'appagamento del cuore. Bene, amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Potete scrivermi nei commenti come vi è risuonata la lettura. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!